pomeriggio amiche, anzi buona serata, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella in arte Brigabiciù. Oggi ci incontriamo con un video abbastanza veloce. Volevo mostrarvi un po' di creazioni al bead embroidery. Come avete visto ho caricato un video ultimamente di alcuni orecchini fatti al bead embroidery, un tutorial, e quindi adesso volevo mostrarveli insieme a qualche altro pezzo realizzato al bead embroidery. Qualcuno è mio personale, quindi vi mostro qualcosa di mio personale e vi mostro qualche creazione fatta adesso e qualcuna fatta insomma in passato, quelle che ho comunque io qui ancora a disposizione e che vi posso mostrare, perché secondo me il bead embroidery è una tecnica veramente molto bella e ci lascia liberi di spaziare. Allora, vi mostro, ditemi voi ovviamente che ne pensate del bead embroidery sì, bead embroidery no, oppure commentatemi perline, bead embroidery, soutache o brick stitch, insomma le 4 opzioni, tra le varie opzioni creative, tra virgolette, quale vi piace insomma di più, se il soutache, il bead embroidery, la tessitura di perline, oppure per esempio il brick stitch, che tra virgolette sono sempre perline ma è una categoria un pochino distinta, quindi fatemi sapere. Voi direte perché questo video oggi? Così, per farvi compagnia e per distrarmi un pochino con voi. Allora, i primi orecchini che vi mostro sono questi, che sono quelli oggetto del tutorial, l'ultimo tutorial che ho caricato qui sul canale. Questi sono stati realizzati con cabochon in pietra, questi 13x18 e questi 8 mm e questi da 8 mm. Questa, vabbè, il disegno di questo orecchino ovviamente l'ho realizzato io ed è di, insomma, di media elaborazione. Ci sono delle cose al bead embroidery veramente molto molto elaborate, bellissime. Questo diciamo che è una via di mezzo, non è un livello proprio base, ma non è neanche un livello elevatissimo. Io li trovo veramente carini. Ora vi mostro invece un livello di quelli di cui parlo, tra virgolette, proprio basico basico, e potrebbe essere per esempio questo ciondolo fatto al bead embroidery. Questo veramente è basico. C'è una pietra a forma di cuore, c'è un giro di rocaille 11,0, 8,0, catena strass e poi la finitura. Come vedete, la maggior parte dei bijou io realizzo questo tipo di finitura che ho imparato da Eliana Maniero, e quindi c'è il suo video su YouTube e potete andarlo a vedere. Quindi questa è un'agata, questa presuppongo siano avventurine e questa è una pasta, sono dei cabochon in pasta presi dalla Cobiz, penso. Quindi questo è il secondo pezzo e questo è un bead embroidery basico. Come bead embroidery, tra virgolette, ancora basico, ma un pochino più elaborato, ci sono questi orecchini. Parliamo di bead embroidery perché ci sono varie tipologie di fare il bead embroidery. Qui per esempio c'è un'incastonatura in realtà fatta soltanto con un contorno di perline 8,0, come anche in questo caso, dove in realtà non viene fatta un'incastonatura del cabochon. Questi invece, che sono orecchini miei, anche di questo c'è il tutorial sul canale, come vedete il cabochon viene incastonato e poi viene fatta una lavorazione tutto intorno e la parte superiore è fatta al brick stitch. Quindi come vedete, cabochon della stessa dimensione, qui è libero fatto con questo lavoro e qua invece viene incastonato. Quindi il bead embroidery vi lascia veramente la possibilità di spaziare non solo con le pietre ma anche con le resine e con tutto ciò che voi volete inglobare. Ci sono delle creative americane che fanno un bead embroidery veramente super spettacolare e da ammirare sinceramente. Ora vi mostro anche un altro ciondolo. Ecco qui variazioni sul tema. Questo è ancora un'altra tipologia di bead embroidery. Perché? Perché c'è una variazione sull'incastonatura, al di là che qui c'è al centro una parte sferica,
ovviamente, ed è un cabochon che ho realizzato io in resina e fiori secchi, e qui come vedete c'è un'incastonatura ancora diversa. E ovviamente una lavorazione che non è simmetrica, però ovviamente non è lineare, cioè nel senso che ci sono queste perline predisposte insomma in modo ortogonale, però è comunque, tra virgolette, una lavorazione lineare, non è astratta, insomma. Non so se mi sono fatta comprendere. E anche questo è il retro. E come vedete, qui invece la finitura è fatta al brick stitch. Quindi, mentre in questa tipologia c'era la finitura e voi vedete le perline, la lucentezza delle perline, non vedete i fori, in questa tipologia invece al brick stitch si vedono i fori e le perline si vedono quindi di piatto. Quindi come vedete tantissimi modi di fare il bead embroidery. Ora vi mostro ancora un altro ciondolo con una labradorite bellissima, che è questo. Mi dispiace che dal video non si possa vedere, questa è una labradorite viola, ecco forse riesco a mostrarvela alla luce. Ovviamente con questa luce che c'è in casa non si vede assolutamente niente, ma è bellissima, ha delle screziature fantastiche, e anche qui c'è un'incastonatura ancora diversa. Questo è anche un lavoro che si ripete, però vedete che al di sotto ci sono dei mezzi cristalli, quindi è un'incastonatura particolare. Forse sul mio canale c'è un video di quelli brevi o di quelli come nasce un bijou, in cui si vede il tipo di incastonatura che ho realizzato. E qui poi ho fatto come delle pandorine ed ho messo un laccio, quindi bead embroidery, ogni pezzo si differenzia dall'altro, al di là va bene che io voglio tutti i pezzi diversi perché mi diverto ovviamente a creare sempre cose nuove. Ultimissimo che ho realizzato, per chi mi segue forse su Facebook o Instagram, probabilmente avrà visto questi orecchini dai colori molto particolari e di aspro, e questa è una pasta di corallo molto chiara. Qui ci ho messo dei chiodini che ho realizzato da Mian Wire, ed ho realizzato al wire anche le monachelle in cui ho messo queste giade faccettate. Anche qui come vedete ho studiato io ovviamente il disegno ed ho fatto tutta la lavorazione facendo anche qui un'incastonatura senza ovviamente realizzare il peyote, ma un'incastonatura semplice, ed ho sovrapposto 11 e 15 0, quindi ancora un'altra tipologia. Come vedete ve le metto tutte vicino proprio per farvi comprendere la differenza del bead embroidery e di cosa vuol dire incastonare. Semplice giro di perline con un giro superiore, giro di peyote. Ovviamente per il peyote dovete inserire un numero pari per non trovarvi poi in difficoltà. Quindi questi sono super stravaganti, ma credetemi, indossati sono veramente carini. Vi metto poi una foto qui dell'indosso. Ovviamente il retro è finito, tra virgolette, però non ci ho messo ancora il tag, quindi manca il tag. Non metti a fuoco, ok, ci manca ovviamente il tag che invece ho messo per esempio qui. Cos'altro mostrarvi? Vi mostro Ma come ancora cavolo qualche parli? pezzo. Questo, un piccolissimo anello con piccolissimo cabochon in labradorite, mai finito, è sempre qui e mai finito, un giorno lo finirò. Sono sempre indecisa se fare una fascetta oppure se incollarlo su una base, perché in realtà le basi degli anelli che trovo non mi piacciono e quindi è così fermo da tantissimo tempo. Ancora un altro paio di orecchini, questo era un esperimento mio personale, sono i miei anche gli orecchini, usati, strausati e strausati. Li indosso perché mi piacciono moltissimi i colori che ho utilizzato. Praticamente, come vedete, qui c'è un anello fatto di un componente, diciamo, un intramezzo,
che ho inglobato all'interno della creazione, e poi avevo incastrato un piccolo chaton. Quindi questo è super facile, catena strass. Questa è ancora un'altra tipologia, ve lo mostro. Anche di questo c'è il tutorial sul canale, e uno degli esperimenti che adoro indossare, infatti è mio. Ci sono ovviamente delle imprecisioni, un po' dovute alla mano, un po' a queste filigrane che non sono proprio belle rotonde, e quindi un po' di difficoltà perché non erano completamente lineari. Ultimo paio di orecchini che vi mostro, sono degli orecchini che io adoro, fatti tutti con le pietre, di questa forma un po' allungata, e anche questi, come vedete, fatti con questa sorta di incastonatura sovrapposta, cioè 8-0, 15-0. Come vedete, a seconda dell'abbinamento delle pietre che si vanno a sovrapporre, l'effetto cambia. Questo per esempio è l'effetto 11-0-15-0. Vedete che le 11-0 attorno al cabochon quadrato non sporgono tanto, invece quando andiamo a mettere le 8-0 con le 15-0 fa proprio una sorta di cornice, e io lo trovo adorabile. Guardate, si vede anche qui dove ci sono 8 e 11 la differenza è minore, invece 8-15 viene un effetto particolarissimo. Ovviamente queste sono tutte cose che uno nota quando crea e fa vari tentativi, e ci si rende conto poi dell'effetto che si vuole avere di un bijou, come andarli a abbinare. Quindi questi sono gli ultimi bijou che volevo mostrarvi del mio, insomma, video bead embroidery a go-go. E niente, ovviamente, come vi ho detto, lasciatemi pure nei commenti qual è il vostro preferito, qual è la vostra tecnica preferita per creare. Dimenticavo, ho un ultimo pezzo, un ovale fatto anche questo al bead embroidery con ancora un altro tipo di incastonatura. Qui c'è un giro, vedete, con le perle, si vede sottostante, e poi qui è stata realizzata questa incastonatura praticamente inglobando, facendo tutte delle torrette con le 15-0 e poi andandole a chiudere al centro. Questo è stato veramente un bijou particolare, e anche questo, come vedete, ha la finitura al brick stitch, che sicuramente è più veloce di quest'altra, scusatemi, ecco, è più veloce sicuramente di quest'altra tipologia di finitura, però secondo me questo effetto è molto bello rispetto al brick stitch. Poi dipende dai casi. Quindi questi sono tutti i bijou al momento disponibili che posso mostrarvi al bead embroidery. Ovviamente, se qualcuna di voi è interessata a qualcuno di questi bijou, ovviamente non i miei personali, perché ovviamente sono miei, però insomma gli altri sono disponibili. Stavo anche pensando, sto facendo un'ipotesi insomma, di aprire un piccolo negozio Etsy, perché per via della pandemia, mostre, eventi e quant'altro sono veramente un lontano ricordo, e mi dispiace che insomma tutti questi bijou restino, tra virgolette, qui, ed è un gran peccato, perché ci sono dei pezzi che veramente sono molto molto belli. E niente ragazze, io vi saluto, vi abbraccio, e come sempre auguro a tutte una buona creatività. Sono veramente, non dico adorabile, altrimenti Aurora mi prende in giro. Sono veramente carini, vi abbraccio tutte, e come sempre buona creatività. Ciao!